Traslocare è stressante e Unpacking lo sa benissimo. C'è una montagna di cose da fare, spostare, sistemare. Molto meglio con un sottofondo rilassante e con tanti rumori soddisfacenti. Così Unpacking trasforma la tiritera dell'impacchetta, muovi, spacchetta e sistema in un rilassante giochino zen. Un'azione mondana gamificata in salsa lo-fi. Ma questo non è solo un puzzle punta e clicca dal vago retrogusto alla Botel. La cosa davvero interessante di Unpacking è che ci racconta una storia, o meglio la fa raccontare a noi. Sì, perché traslocare non è solo stressante, è anche qualcosa di intimo. Quante cose dicono di noi gli oggetti che ci teniamo? In un certo senso, traslocare segna una tappa nella nostra storia, e Unpacking ci mette proprio davanti a queste tappe. Il suo scopo è farci ricostruire la storia della vita di una ragazza, che di trasloco in trasloco finirà per diventare donna. Tutto inizia nella camera di una bambina. È il 1997 e finalmente ha una stanza tutta per sé. Così il gioco ci presenta la protagonista, una bimba solare, creativa e molto giocosa, un'infanzia felice, insomma ha anche un Game Boy. Per noi passano pochi minuti, per lei 7 anni. Ora è il 2004 e la protagonista va al college. Si è sistemata bene, ha una camera da letto, una cucina e un bagno tutti per sé e infatti il trasloco inizia a essere più impegnativo. Non possiamo semplicemente spargere gli oggetti per svuotare le scatole, c'è bisogno di ordine. Niente di complicato comunque, e il gioco si limita a evidenziare in rosso gli oggetti fuori posto a fine livello. In questo Unpacking è davvero adatto a tutti. Per giocarci basta sapere come è organizzata una casa qualsiasi, come la propria, e con un po' di pazienza fare spazio a ogni oggetto. Videogiocare per l'anima. La prossima tappa è il 2007. Dopo aver finito il college, la ragazza si trasferisce per la prima volta assieme a dei coinquilini e allo stesso modo, per la prima volta anche noi dovremmo conquistare uno spazio per gli oggetti in una casa già arredata. È un dettaglio, ma questo gioco vive di questi piccoli dettagli. Per fortuna i coinquilini sono tanto nerd quanto la protagonista e tutto sommato il suo GameCube sta proprio bene vicino alla console degli altri ragazzi. E anche se ora deve sopportare pile di piatti sporchi e ciotole mezze piene lasciate in giro, la ragazza trova comunque spazio per il suo lato artistico. Avere uno spazio dove coltivare le proprie passioni non è affatto scontato e nel 2010 la protagonista lo sperimenta sulla sua pelle. È la sua prima convivenza, va a vivere nell'appartamento del suo ragazzo. È un grosso cambiamento, uno bello in teoria, ma subito notiamo che qualcosa non va. Mentre fatichiamo a far entrare tutti i vestiti nell'armadio, dall'ultima scatola esce il diploma della protagonista e iniziamo a girare di stanza in stanza per trovargli un posto, per appenderlo, ma è inutile. Questa casa è troppo stretta per la ragazza e anche per noi. Non c'è posto per il suo diploma, per la sua postazione d'arte, per lei. È indubbiamente la casa di un ragazzo, ma non è la casa di una coppia. Non siamo poi tanto sorpresi quando scopriamo che si sono lasciati. Siamo tornati a casa, nella vecchia cameretta del 97, e quasi tutto dove l'avevamo lasciato anni prima. I souvenir, i peluche, il ricordo dei giorni d'infanzia, c'è proprio tutto. La cosa meravigliosa è che quasi quasi anche noi proviamo un pizzico di nostalgia. Ricordi il pulcino con gli occhiali da sole? Che tenero. L'avevo piazzato proprio lì e lì è rimasto tutto questo tempo. Per di più ora ci tocca trovare un posto ai nuovi oggetti della protagonista, accanto a quelli di quando era bambina. È strano, ma sembra che vada a convivere con la se stessa di tanti anni prima. Anche questo trasloco ha la sua importanza. Tornare alle origini e riscoprire le proprie passioni, ritrovare uno spazio dove poter creare. Ma come sempre, c'è un dettaglio che colpisce. Sopra il letto c'è una piccola bacheca che riempiamo con le foto scattate negli anni. Una volta sistemato tutto, però, il gioco ci ricorda con la solita gentile fermezza che c'è qualcosa fuori posto. Che strano, è una foto. Raffigura la protagonista con l'ex fidanzato. È evidente che le fa troppo male vederla lì appesa, molto meglio in un cassetto, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Si tratta di una piccolezza, ma che racchiude perfettamente le emozioni della protagonista in quel momento della sua vita. Ora ha bisogno di una pausa e di tempo per guarire. Passano mesi e arriva il 2013. È ora di un nuovo inizio e questa volta in una vera casa. Per la prima volta ha un intero appartamento per sé, un bel letto matrimoniale, uno studio tutto per sé e possiamo perfino sbirciare qualche bozza di un nuovo progetto artistico. Per noi questo trasloco è uno dei più facili. L'appartamento è grande e c'è tanto spazio, ma anche la protagonista si sente in modo simile, pronta per il suo nuovo inizio pieno di opportunità. Volano altri 2 anni e ancora una volta il gioco ci mette davanti a un piccolo e meraviglioso colpo di scena.
Nel 2015 la protagonista non trasloca in una nuova casa, ma è la sua nuova fidanzata a trasferirsi da lei. Ancora una volta gameplay e storia risuonano l'uno nell'altra. Per la protagonista il grande cambiamento è la presa di coscienza del proprio orientamento sessuale, mentre per noi il twist è che per la prima volta sistemeremo gli oggetti di un'altra persona. Ma non è finita qui. La casa è sempre la stessa, quindi dovremmo fare spazio ai nuovi oggetti riorganizzando quelli che noi stessi avevamo posizionato nel livello precedente. In altre parole, noi abbiamo creato la nostra stessa sfida. E ora il gioco ci chiede sì di superare la sfida, ma ci fa anche riflettere su come cambia il modo di vivere una casa quando la si condivide con qualcuno. Questa volta però la casa ha abbastanza spazio per entrambe e finalmente abbiamo la sensazione che le cose andranno per il verso giusto. Ci siamo! Questa è l'ultima tappa del viaggio della protagonista. Lei e la sua compagna aspettano una bambina e hanno bisogno di una casa adatta a una famiglia. E allora aspetta a noi, per l'ultima volta nel gioco, sistemare gli oggetti che li hanno accompagnati nella loro vita. La sensazione è che il gioco sia già finito. Il finale felice lo sappiamo già. Ora però abbiamo l'occasione di divertirci un'ultima volta e celebrare la vita della protagonista con la sua nuova famiglia. In effetti l'atmosfera di quest'ultimo livello è ancora più rilassata. Non ci sono vere sfide o colpi di scena. La casa è la più grossa vista finora e c'è spazio a sufficienza per organizzare tutto. Anzi, forse l'unico ostacolo sono proprio la grandezza degli spazi e la quantità di oggetti. Ma il punto è proprio questo. Il gioco, arrivati alla fine, ci chiede uno sforzo finale mentre ci fa vedere un'ultima volta come si è evoluta la vita della protagonista. E ricordate i bozzetti nello studio della casa precedente? Ecco, quel progetto è andato a buon fine ed è diventato un libro per bambini. La ragazza, ormai donna, ha trovato la sua strada seguendo le sue passioni. Per di più c'è una bambina in arrivo e nella cameretta che le hanno preparato possiamo notare un ultimo bellissimo dettaglio, il peluche di un maialino con un fiocco giallo. Si tratta dello stesso peluche che la protagonista aveva da bambina e che aveva tenuto con sé di casa in casa, nonostante il passare degli anni. Al posto del solito fiocco, ora ne indossa uno giallo, segno del passaggio da madre a figlia. Non un gioco qualunque, ma la promessa che un giorno anche lei troverà il suo posto nel mondo, la sua casa. Come abbiamo visto, la forza di Unpacking sta tutta nei dettagli e nei piccoli colpi di scena. Il gioco è capace di raccontarci molto di più con una singola foto che tanti altri giochi pieni di cutscenes e cinematiche. Riesce a sfruttare i suoi limiti, come la brevità e la semplicità, per farne dei punti di forza. Certo, riesce a farci staccare la testa, smettiamo di pensare a tutto e ci mettiamo a dividere i libri in base al colore, all'altezza, ma un po' alla volta siamo anche esposti a una storia tanto unica quanto comune. Sì, perché la storia della protagonista non è poi così speciale o diversa, anzi forse il punto non è nemmeno la storia. In fondo, la vita della protagonista è una vita come tante altre. Ma Unpacking celebra proprio queste vite, piene di gioie, conquiste, fallimenti e ripartenze, e con tatto e delicatezza ci racconta una storia che ne racchiude tante altre. Pensate ad esempio al primissimo livello, la cameretta del 97. Ricordate che c'era un Game Boy? Ecco, quel Game Boy, nel corso degli anni e dei traslochi, ha lasciato posto a un GameCube, a una Wii e infine a un Nintendo 3DS. Questa storia la conosciamo bene, vero? La vita può essere segnata dai nostri traslochi, ma per chi come noi è appassionato di videogiochi è scandita anche dalle generazioni di console che si danno il cambio. Oppure fate caso ai souvenir della protagonista. Di trasloco in trasloco se ne aggiunge qualcuno, segno che nel frattempo ha viaggiato e visitato nuovi posti. Ecco un altro modo per scandire il tempo. Ecco un'altra piccola storia raccontata nell'arco di un secondo attraverso una manciata di pixel. E ce ne sarebbero altre, come quella dello scarabeo o quella dell'ukulele, ma avete capito il punto. Unpacking è una storia qualsiasi che celebra le storie qualsiasi, unendo la soddisfazione di ordinare una casa con la delicatezza della narrazione ambientale. E la sua forza è tutta nei dettagli, perché ok, è bello ordinare il bagno, ma è molto più soddisfacente risparmiare spazio mettendo lo spazzolino nella tazza o la carta igienica nel portarotolo. È una soddisfazione viscerale che può sembrare stupida a spiegarla, ma fa la differenza e ti fa rimanere incollato allo schermo. E allo stesso modo è interessante che il gioco ci faccia capire che la protagonista si è lasciata col suo ragazzo facendoci tornare nella casa d'infanzia, ma colpisce molto più a fondo quando ci indica che il posto per la foto di loro due non è nella bacheca assieme alle altre foto, ma nascosta in un cassetto tra le cianfrusaglie. Questa è la differenza tra Unpacking e tanti altri giochini molto meno ispirati. L'importanza dei dettagli. Grazie per aver guardato il nostro video. Se ti è piaciuto faccelo sapere nei commenti e se non l'hai già fatto iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti tutti i prossimi video. E visto che ci siamo, considera di mettere mi piace e condividere il video se ti è piaciuto. Grazie ancora per il supporto e al prossimo video.